Alcune persone, nel momento in cui si pongono la domanda posso o meno portare a casa un amico a quattro zampe, tendono a scegliere magari il gatto anziché il cane. Perché? Perché ovviamente il cane ha bisogno del giardino. In realtà questa è una leggenda metropolitana. Sì, perché molto spesso si è portati a pensare che in effetti un cane abbia bisogno di spazio per correre, quindi se non abbiamo il giardino il rischio è di limitare un pochino quella che può essere la sua libertà e ridurre la qualità della sua vita. In realtà è un approccio un po' troppo zelante questo e secondo me si può tranquillamente ridimensionare, anche perché molto spesso chi ha il giardino, ovviamente non tutti, ma vedo che capita con una certa frequenza, tende a relegare il proprio cane in giardino ed è lì che iniziamo a commettere degli errori, è lì che iniziamo a impoverire la sua vita. Invece, quando abbiamo un appartamento è molto più facile riuscire a coinvolgerlo in quello che per lui è un elemento essenziale per la sua vita, cioè l'integrazione in un branco famiglia. E questo siamo noi per lui, semplicemente un gruppo in cui verrà inserito, ovviamente con le dovute attenzioni, e questo gruppo regalerà al nostro cane quel senso di appartenenza, quella sensazione di appagamento che andranno a alimentare così le sue emozioni positive, lo renderanno quindi felice e ovviamente questo è un elemento da non trascurare nel momento in cui vogliamo migliorare e rendere speciale la vita del nostro cane. Quindi la vita in appartamento per un cane in realtà regala anche più vantaggi della vita in giardino. Ti spiego il perché. Immagina innanzitutto il fatto che almeno 3-4 volte al giorno dovrà essere portato a passeggio e quindi o il proprietario o un amico, un parente o un dog sitter interverranno in queste situazioni. Cosa vuol dire andare a passeggio? Vuol dire incontrare altri cani con cui magari relazionarsi, persone, esplorare ambienti. E tutto questo è un arricchimento sociale non da poco per il nostro cane. Mentre se il cane vive in giardino, ovviamente almeno gran parte della sua giornata la passerà lì e forse, dico forse, una volta o forse due potrà anche essere portato a passeggio. Mentre nella vita in appartamento, se non vogliamo trasformare la nostra casa in una toilette, ovviamente saremo costretti a portarlo a passeggio. Altra cosa, quando noi siamo in casa, il cane starà insieme a noi, mentre se è abituato a stare in giardino, magari noi ceniamo con lui che sta all'esterno e forse, dico forse, lo facciamo rientrare solo per dormire poi al caldo. Se invece lo abituiamo a stare con noi in casa, anche in presenza per esempio di ospiti, mi immagino già la scena dell'amico, del parente che allunga qualche boccone extra dal tavolo con somma gioia da parte del nostro cane e in più ovviamente potrà più facilmente essere coinvolto nella nostra quotidianità. Anche solo quando siamo a casa per qualche minuto, comunque il vederci, il poter passare e dargli una carezza è un qualche cosa che se invece è relegato in giardino difficilmente riusciremo a fare. Ora con questo non voglio dire che ovviamente se abbiamo il giardino a disposizione la vita del nostro cane non sarà di qualità, anzi sarà un arricchimento quello, ma non dobbiamo puntare su un ambiente esterno per migliorare la qualità di vita del nostro cane. Se vogliamo garantirgli del benessere, dobbiamo integrarlo al meglio nel nostro gruppo familiare. Questo sì che ci renderà degli ottimi proprietari e questo farà sì che lui diventi un membro della famiglia, non un animale da cortile. A presto!